Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E poi come sempre a fine video le due pillole informative, quindi guardate il video fino alla fine. Allora, è arrivato un nuovo bonus che riguarda le famiglie con figli che vanno a scuola. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, tradotto con un acronimo MIM, ha recentemente disposto la riapertura del sito internet per la presentazione delle richieste di agevolazioni rivolte a sostenere la partecipazione degli studenti delle scuole statali secondarie e di secondo grado ai viaggi di istruzione e visite didattiche per l'anno scolastico 2023-2024, quindi praticamente l'anno scolastico che è in corso. E ne parliamo perché si sta avvicinando il periodo in cui praticamente alle scuole stanno organizzando proprio queste gite. Quindi stiamo parlando in pratica, come vi ho detto, del nuovo bonus gite scolastiche, del valore di 150 euro. E la domanda, udite bene, si può già inviare a partire dal 27 di marzo, ma mi raccomando, come sempre, segnatevi sul calendario la data di scadenza, prendete il calendario che avete in cucina e segnatevi la data di scadenza, che è quella del 31 di maggio alle ore 17. Quindi mi raccomando, non vi fate scappare anche questa data. Possono richiedere questo bonus tutte le famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro e, attenzione anche a questo fatto, all'ordine cronologico delle richieste. Quindi in pratica chi prima arriva meglio alloggia. Poi, come vi ho detto prima, questo bonus vale 150 euro ed è per ciascun studente. Quindi questo vuol dire che, per esempio, in un nucleo familiare con più figli possono inviare una domanda per ciascuno di loro. Per inviare la domanda basta andare sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, sotto famiglie e studenti, all'indirizzo unica.istruzione.gov.it e ovviamente entrando con lo SPID, carta d'identità elettronica o CNS. Poi comunque non vi preoccupate perché per maggiori informazioni vi lascio poi qui sotto nella info box il collegamento al sito internet del Ministero dell'Istruzione, così ve lo potete andare a leggere. Se vi interessa questo bonus potete anche andarlo a richiedere. Io sono entrato nel sito, l'ho visto, è facilissimo, è proprio lì davanti, ecco. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. In questa parte del video vediamo come fare per riuscire a recuperare un po' di soldi dallo Stato. Quindi anche oggi una buona notizia. Vediamo il bonus, chiamiamolo bonus, però vabbè, in linea generale possiamo classificarlo così, anche se in realtà sulle istruzioni è scritto diversamente, perché è una detrazione occhiali da vista, che in pratica è un aiuto economico che serve per acquistare le lenti a contatto oppure gli occhiali da vista, occhiali da vista, e oltretutto la cosa bella è che si può richiedere per ogni persona. Ma non solo, perché dopo nel video vediamo anche quali altre spese si possono recuperare dallo Stato, perché questa è solo una delle tante, ce ne sono altre. Però vediamo intanto come recuperare almeno questi soldi. Esiste proprio la possibilità statale, perché questa è una possibilità statale, che dà la possibilità di portare in detrazione dalle tasse la spesa per l'acquisto degli occhiali e delle lenti a contatto, come vi ho detto prima, direttamente all'interno della dichiarazione dei redditi modello 730 o modello unico redditi, perché queste spese sono considerate delle spese mediche o sanitarie. Con questa agevolazione si ha la possibilità di detrarre dalle tasse il 19% delle spese pagate, purché al netto della franchigia prevista di 129 euro
e sappiate anche che per la detrazione delle tasse del 19% non serve nemmeno fare la dichiarazione ISEE. Quindi diciamo che questo è ancora meglio. Allora, le spese per gli occhiali sono queste. Occhiali da vista, ad esclusione delle spese pagate per l'inserimento della montatura all'interno della montatura di metalli preziosi, quali per esempio l'oro, l'argento, il platino, che cavolo ne so, i brillantini, eccetera, eccetera. E le lenti a contatto. Attenzione, però per le lenti a contatto sono comprese anche le spese per l'acquisto dei liquidi della pulizia e che servono proprio per l'utilizzo delle lenti. Poi esistono anche altre spese detraibili dalle tasse e vi faccio un piccolissimo esempio, che poi in realtà sono anche quelle più usate, perché quelle degli occhiali, dopo una certa età si usano gli occhiali, fino a una certa età più o meno gli occhiali più o meno non si usano. E quindi le altre spese sono tutte le spese del medico generico, incluse quelle per le visite e le cure di medicina omeopatica, acquisto di medicinali da banco e con ricetta medica, tutte le spese pagate per le prestazioni specialistiche, quindi dai medici specializzati, tutte le spese mediche pagate per le analisi, le indagini, le ricerche e le applicazioni. Poi ci sono le spese per le terapie, le prestazioni chirurgiche, i ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici, le cure termali, attenzione però qui escluse le spese di viaggio e di soggiorno, cioè non è che vi pagano il volo in prima classe, ecco. E poi acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie, comprese le protesi. E allora uno dice, come faccio io a inserirci tutte queste spesucce benedette all'interno della dichiarazione dei redditi? Beh, semplicissimo, basta solo ottenere la copia delle ricevute pagate elettronicamente, quindi non so, o gli scontrini parlanti, quelli col codice fiscale, oppure direttamente le fatture, pagate anche con carta di credito, bancomat, insomma, pagamenti tracciati, e poi consegnare la copia al vostro CAF o professionista abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. In questi giorni mi state scrivendo in tantissimi per dirmi che ci sono stati dei nuovi tagli all'assegno di inclusione e le cifre che sono state pagate sono di nuovo di circa 40 euro. Quindi diciamo che in definitiva i tagli sull'importo dell'assegno di inclusione sono di nuovo stati confermati anche per questo mese. A sto punto mi pare di capire che la situazione sta diventando un pochino complicata ultimamente. Un pochino, diciamo solo un pochino per non dire altro. Quello che posso dirvi è che il motivo che mi sembra forse quello più sostenibile in questo momento è che molti percettori di ADI che ancora non hanno ricevuto il reddito o comunque l'importo esatto, ecco, è che probabilmente c'è stato un ricalcolo degli importi da parte dell'INPS e quindi pare che una volta, praticamente finché l'INPS non finisce di fare questi ricalcoli, se proprio ricalcoli, la situazione rimane così. Quindi finché non finisce di fare questi ricalcoli, non credo che cambi. Cambierà nel momento in cui finirà di fare sto lavoro. Quindi poi un po' alla volta si ritornerà nuovamente alle disposizioni di accredito classico e eventualmente per chi ne ha diritto di ricevere anche gli arretrati. Questo è quello che so al momento, però voi non vi preoccupate perché tanto lo sapete che come avrò ulteriori aggiornamenti ve lo farò sapere nuovamente o all'interno di un video o direttamente con uno short, sapete quei video brevi da 1 minuto? Ecco, quelli lì. Poi, prima di concludere, la pillola del giorno. Da adesso in avanti c'è la possibilità di diventare un super iscritto al mio canale di YouTube. E tu stai dicendo, e chi è un super iscritto al canale? Un super iscritto è
un iscritto che ha la possibilità di vedere più video rispetto agli altri. Ma non solo, perché non finisce qui. La cosa bella dell'essere super iscritto è che all'interno delle dirette live, quando faccio le dirette live il giovedì sera, il super iscritto ha anche l'accesso prioritario alle domande. Quindi, in pratica, ha la possibilità di fare domande più rispetto agli altri perché queste domande sono messe in evidenza, cioè cambiano praticamente, adesso non ricordo bene se cambiano colore, comunque sono messe in evidenza rispetto agli altri. Per maggiori informazioni su come diventare un super iscritto al mio canale, oppure se volete parlarmi personalmente, quindi c'è anche la possibilità di parlarmi telefonicamente, basta che vai qui sotto nella info box del video e trovi il primo collegamento. Al primo collegamento trovi come fare, tutto spiegato. Oppure se vi viene difficile cliccare lì sulla info box, basta andare direttamente nella home page del mio canale di YouTube. Sotto il mio nome, sotto, c'è un altro collegamento. Ecco, basta che voi cliccate su quel primissimo collegamento che trovate. A quell'altro collegamento potrai avere maggiori informazioni perché potrai capire come fare per parlarmi personalmente, come fare per entrare nella chat, come diventare un super iscritto e tanto tanto altro. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!